Finalmente oggi conoscerai la mia famiglia. Sei emozionato? Sì, sono un po' nervoso. Spero di non fare brutta figura. Lo sai che sono impacciato. Tranquillo, ricordati solo alcuni punti importanti. Mia madre è un po' vanitosa, ci tiene ai suoi vestiti e vuole sentirsi giovane. Certo, e tuo padre è un famoso animalista che ha fatto tante battaglie per vietare la caccia ed è vegano. Me lo hai detto tante volte. E poi c'è la mia sorellina, che è in fissa con i nastri per i capelli. Il regalo che ho comprato è perfetto per lei. C'è una persona di cui non ti ho parlato, Chi è? mia nonna, che è una persona un po', diciamo, originale. Originale. Beh, sì, diciamo che è difficile farle cambiare idea e vive un po' nel suo mondo. Questo è il motivo per cui è tornata a vivere a casa dei miei. Ok, certo, nessun problema. Eccoci arrivati. C'è la nonna in giardino. Andiamo a salutarla. Ciao nonna, come stai? Bene, cara. Chi è questo bel ragazzo? È il mio fidanzato, nonna. Si chiama Giorgio. È la prima volta che viene a casa. Mi ricorda un ragazzo che ho conosciuto da giovane. Faceva il cacciatore. Anche tu sei un cacciatore, vero? No, signora, veramente no. Chissà quanti animali avrai preso. Ma veramente, signora? Giorgio, adesso andiamo dentro casa. Quel regalo è per me? No, signora, è per la sua nipotina. Non dovevi. Ti ringrazio tanto. Andiamo, dai. Che bella casa. Sì, questa è la casa in cui la mia famiglia ha vissuto per generazioni. Giorgio, ci fa piacere conoscerti. Finalmente conosco il ragazzo con cui mia figlia vuole sposarsi. È un piacere anche per me, signora. Mi permetta di farle i complimenti. Sembra la sorella di Anna. Ma che carino, grazie. Anche mia nonna aveva un vestito bello come il suo. Era identico. Tua nonna? Stai dicendo che sono vecchia? No, signora, dicevo. Cambiamo discorso. Papà, che mi dici del progetto su cui lavori da mesi? Certo, l'associazione che presiedo sta cercando di creare un'oasi naturale dove gli animali potranno vivere liberi. È un progetto a cui tengo molto. Beh, è meglio che Giorgio non venga mai alla riserva. È un bravo cacciatore. Come? No, non sono un cacciatore. Ma se me lo ha detto prima. No, nonna, ma lasciamo stare. Mamma, cosa hai preparato di buono per pranzo? Ragù. Signora, il ragù, che buono! È uno dei miei piatti preferiti. Giorgio, no, Pensi che nella città da cui vengo organizzano ogni anno una sagra del ragù con carne di bovino. Cosa? volevo dire ragù vegetale, ovviamente. Ah, certo, certo.
Giorgio, hai un regalo per mia sorella, giusto? Sì, eccolo. Ma è vuoto! Chi porta una scatola vuota come regalo? Ma cosa? La nonna. Bene, andiamo a tavola, è meglio. I pronomi relativi che e cui sostituiscono nomi di persone, animali e cose. Servono per collegare due frasi che hanno un elemento in comune, evitando una ripetizione. Per esempio, conosco una donna. La donna si chiama Giulia. Posso dire conosco una donna che si chiama Giulia. Ti parlo di un problema. Il problema è serio. Il problema di cui ti parlo è serio. Il pronome che è invariabile e segue il nome a cui si riferisce. Che può sostituire il soggetto o il complemento oggetto. Per esempio, la signora lavora nel negozio. La signora è simpatica. Unisco le due frasi usando che. La signora che lavora nel negozio è simpatica. In questo caso che sostituisce il soggetto. Ho comprato un mobile. Il mobile è di legno. Unisco le due frasi usando il pronome che. Il mobile che ho comprato è di legno. In questo caso, che sostituisce il complemento oggetto. Anche il pronome cui è invariabile e viene preceduto da una preposizione, come per esempio di, a, da, in, con, su, per, tra o fra. Vediamo degli esempi. Io ti parlo di un ragazzo. Il ragazzo è il fidanzato di Lucia. Il ragazzo di cui ti parlo è il fidanzato di Lucia. Cui sostituisce qualsiasi altro complemento. Pertanto è sempre introdotto da una preposizione in base al verbo utilizzato. Vediamo degli esempi. Questo è il paese da cui vengo. Venire da. Ho visto il film di cui tutti parlano. Parlare di. La società per cui lavoro è in forte crescita. Lavorare per. L'amico con cui sono uscita si trasferirà in Grecia. Uscire con qualcuno. La città in cui vivo è frenetica. Vivere in una città. Per questa lezione è tutto. Se ti è stata utile, non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un bel like. Prova a scrivere nei commenti una frase usando i pronomi relativi che e cui. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!